Ho sempre sognato avere una bandiera. Frassino, tu non meriti di essere sotto questi colori. Oggi tira un po' di vento. Come vedete mi sono coperto, ma con una coperta molto particolare, con una coperta di un colore di cui tutti noi dovremmo avere rispetto. Vi informo che questo video ha un format lievemente differente da tutti gli altri miei video. Infatti questo è il mio primo videoblog, chiamato più comunemente vlog. Cosa sono i vlog? Sono quei video che gli youtuber fanno parlandovi di una loro esperienza o comunicandovi le proprie idee. Solitamente i vlog vengono fatti in uno studio, in una vettura, comunque in un ambiente chiuso, e tutti gli youtuber mettono la lampadina blu, la lampadina gialla che proietta sul muro per rendere un ambiente più confortevole per voi che state guardando. Io non ho bisogno della luce blu e della luce gialla che proiettino sul muro. Io ho questo. Se questo tipo di video vi piacerà, commentate, fatemelo sapere, perché i vostri commenti sono importanti. Fanno vedere a YouTube che i miei video sono interessanti, quindi lo proporrà ad altre persone e ad altre ancora. Se invece state lì buoni e tranquilli, non fate nulla, anche il mio canale, come un 95% dei nuovi canali, andrà a morire. L'argomento di questo video sarà un po' particolare, ma prima di parlare di questo argomento vi parlerò un po' di me. Quindi se già mi conoscete, se non mi conoscete di persona, scoprirete elementi del sottoscritto che probabilmente, vedendomi sempre qua nel bosco, non avreste mai immaginato. Perché vi parlerò di me? Per due motivi. Il primo è che abbiamo già raggiunto oltre 3000 iscritti, quindi credo che sia onesto da parte mia che possiate conoscermi meglio. Ma il secondo è perché dell'argomento di cui vi parlerò probabilmente molti di voi la penseranno in un modo diverso, ma perché i nostri pensieri sono fondati sul nostro stile di vita e quindi vorrei che voi provaste a mettermi nei miei panni. L'argomento del giorno sono questi tre bellissimi colori della nostra bandiera che tutti noi dovremmo avere in casa, ma purtroppo noi italiani spesso non siamo molto nazionalisti, a differenza dei nostri cugini francesi oppure come i nostri fratelli americani. Non esiste un singolo americano che non abbia in casa propria una bandiera del loro paese. Per me è abbastanza spiacevole che noi italiani a volte ci permettiamo quasi di sputare sulla nostra bandiera. Ecco, da qui è nata la mia decisione che tra i primi lavori da fare a Montemarzano sarebbe quello di mettere bene in evidenza questa bandiera sulla fantastica collina di Montemarzano. Mentre farò questo lavoro e voi mi guarderete, vi racconterò un po' di cose della mia vita e vi dirò le mie sensazioni di quando si parla di Italia, questo bellissimo paese chiamato Italia. Ma partiamo a parlare un po' di me, per farvi capire da dove nasce questo mio amore immenso per questo paese. Correva il lontano 17 agosto del 2000, quando presi in mano la valigia e decisi di girare il mondo come una trottola. Al tempo avevo 25 anni. Ebbi l'immensa fortuna di trovare un'azienda che lavorava nel settore delle automazioni e che cercava qualcheduno che viaggiasse, un trasfertista. Quindi riuscii a combinare due dei miei più grandi hobby, la tecnologia e il viaggiare. E quando ti pagano per fare qualcosa che ti piace fare, non ha prezzo. Quindi al tempo non mi preoccupai del mio inglese scarno, non che adesso sia molto migliorato, Presi la valigia e partii. Per i primi 10 anni, quindi fino al 2010, viaggiai per il lungo e per il largo di tutto questo pianeta. Per il lungo e per il largo nel vero senso della parola.
Ho avuto quindi l'occasione e il piacere di conoscere un sacco di civiltà diverse, di culture diverse. Questo per me è stato un dono che purtroppo molti italiani standard non hanno. E questo ha represso quel razzista che purtroppo è dentro a tanti italiani. Non significa che apprezzo tutte le culture e tutti gli stili di vita. Significa semplicemente che accetto che tutti siamo diversi. Facendo una carrellata dei paesi che ritengo di conoscere meglio, ovviamente metto l'Italia al primo posto, seguito dall'Egitto, e capirete il perché Egitto. Seguite a ruota da Vietnam, Indonesia, Australia, nello specifico Sydney, dove ho vissuto 2 anni, arrivando fino alla California, uno dei paesi degli Stati Uniti d'America. Ecco che questi sono i paesi, gli stati, che ritengo di avere maggiore conoscenza. Elencando poi i paesi che conosco meno ma che comunque sono andato tante volte, posso dire che c'è il Sudafrica, la Spagna, il Portogallo, la Repubblica Ceca, Ungheria, Singapore, Thailandia. Malesia e Cina. Cina, la parte di Suzhou, che è vicino a Shanghai, la parte di Guangzhou, che è nel Guangdong, e la parte di Zibo, che è su al nord. Tra i paesi che conosco meno, ma ci sono comunque andato minimo 3 volte, diversi stati degli Stati Uniti, l'Iran, l'Inghilterra. Concludendo con la Francia, ma poi ci sono anche quei paesi dove sono andato comunque 1 o 2 volte, non più di 2 volte. Marocco, Malta, Grecia. Croazia, Slovenia e Svizzera. Pensate che in questi primi 10 anni ero arrivato ad avere addirittura 3 diverse Gold Member con 3 gruppi di compagnie aeree diverse. Avevo la Star Alliance, Sky Team, One World. Guardate che belline che ho fatto. Cosa significa? Dovete sapere, per chi non viaggia, che se uno viaggia molto con la stessa compagnia aerea o comunque con lo stesso gruppo di compagnie, arriva ad accumulare delle miglia, tanto che la compagnia aerea, l'alleanza, gli darà una tessera, che la prima è la blu, poi c'è l'argento e poi c'è la oro, che è comunque uno status elevato. Dopo in realtà ne hanno fatte altre anche maggiori, però già con la oro si ha un sacco di benefit. Ma avere 3 tessere oro con 3 compagnie diverse, 3 gruppi diversi, significa che uno ha veramente girato come un pazzo. E io viaggiavo in economy, significa che non accumulavo tanti punti come chi viaggia in business, perché chi viaggia in business accumula più punti, quindi ulteriore conferma che ho veramente girato il mondo nel vero senso della parola, non so quante volte in un anno. Però il troppo stroppia e dopo 10 anni di questa vita da vagabondo mi sono stancato. Guardate che belline, sembra quasi professionale. Quindi dopo 10 anni di aver girato il mondo per il lungo e per il largo e di essermi stancati, una persona normale cosa avrebbe fatto? Si sarebbe fermato in Italia. Io no. Quindi dal 2011 ho detto vado a vivere in Egitto.
dove vivo tuttora. Dal 2011 ad oggi, che è il 2024, mi sono preso solamente una pausa di 2 anni dove una persona normale probabilmente sarebbe tornata in Italia per un paio d'anni. Io no, vado a vivere a Sydney, in Australia, per 2 anni. Quindi 2015 e 2016 ho vissuto anche a Sydney. Ora voi vi chiederete, ma perché Manuel ci racconti tutte queste cose della tua vita quando si parla di Italia? Appunto, perché probabilmente il mio punto di vista è diverso rispetto a quello di colui che è sempre rimasto in questo paese. Non dico di essere più bravo, più bello, più intelligente di altri, è semplicemente un punto di vista diverso probabilmente dal vostro, e quindi vorrei che apriste un po' la mente per capire anche il punto di vista di altri quando vi dico che questo paese è fantastico. E vi metterete nei miei panni e probabilmente capirete il perché dico che questo paese è fantastico e va rispettato. E uno non può dire che rispetta un paese se non rispetta la sua bandiera, perché la bandiera è il simbolo del paese, volente o dolente. E fatevelo dire da uno che di mondo ne ha girato tanto, che sono pochi i paesi che non apprezzano il nostro paese, che vorrebbero vivere in questo paese. E noi che abbiamo avuto la fortuna di viverci, ci permettiamo di disprezzarlo? Vi posso garantire che in quasi tutti i paesi che ho visitato, quando sanno che sono italiano, mi portano rispetto e apprezzano che io sia italiano. A volte quasi all'eccesso. In certi paesi tipo l'Egitto dove vivo, che comunque di cultura hanno un rispetto elevato per gli stranieri, ma soprattutto per gli italiani. Anche la polizia, quando mi ferma per strada, quando vede che sono italiano, vai. Ripeto, mi mettono in imbarazzo. Non tirate fuori caso Regeni, questo è un caso di cui non ne voglio parlare. Già questo, il rispetto che abbiamo da altri paesi, deve renderci fieri di essere nati sotto questi 3 colori. Ma dobbiamo essere anche fieri di vivere in un paese dove abbiamo un'arte culinaria che ben pochi paesi hanno. Una varietà di cibi incredibile che solo la Cina secondo me ci batte. A livello salutare, la cucina mediterranea, cosa c'è di meglio? Forse quella giapponese. Ma poi la varietà di cibo che abbiamo, cavolo, vai in una regione, neanche da regione a regione, da città a città, da paesino a paesino, trovi dei piatti completamente diversi. Dai ragazzi, c'è chi mangia solamente roba fritta, solamente patate, hanno cucine veramente boring, veramente noiose. E nei cibi noi puntiamo sempre sulla qualità perché ci teniamo a quello che mangiamo, è nella nostra cultura. Dobbiamo essere fieri che il nostro paese è in grado di esportare tecnologie in praticamente tutti i settori. Io che lavoro nelle automazioni industriali, credetemi che in ogni singolo settore noi italiani ci siamo. E quando ci siamo la facciamo un po' da padroni in fatto di qualità. Probabilmente non in fatto di prezzo, ma in fatto di qualità sì. E non parlo solo dell'automotive, quindi non parlo solo di vetture, non abbiamo solo Lamborghini, Ferrari, Maserati e altro, ma parlo veramente di qualsiasi settore tecnologico.
Ma non solo settori tecnologici, la moda, profumi, vestiti. Come mai noi, i nostri antenati, hanno scritto la storia? Pensiamo a Leonardo da Vinci, Marconi, Volta, Galileo Galilei. Ma senza andare troppo indietro nella storia, Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini, Versace. Ma quanti nomi abbiamo? Di spicco in qualsiasi settore. Menti brillanti che hanno scritto la storia. Perché in Italia? Guardatevi attorno, abbiamo ottimo cibo, abbiamo un panorama che è indescrivibile. Abbiamo tutto. Chi ha creato la prima banca al mondo coi soldi? Gli italiani. Chi ha creato la prima università e tuttora dov'è l'università più antica al mondo? A Bologna. Quindi non solo settore tecnologico. Cibo, moda, gioielli, insomma siamo praticamente in tutti i settori e quando ci siamo la facciamo da padrone. Con i più alti standard qualitativi. Perché l'italiano medio ha un'ottima cura del dettaglio, cosa che non tutti hanno. Non guardate me che io un po' mi sono imbastardito. Vogliamo poi parlare della bellezza del nostro paese, che alla fine è la cosa più importante e credo sia l'elemento principale per il quale menti brillanti sono nate qua o sono venute qua. Guardate Orazio Pagani, quello della Pagani che fa quelle vetture di un certo livello. Lui non è italiano, lui è argentino. Probabilmente i suoi avi erano italiani, non lo so, ma lui da giovane cosa ha detto? Io amo i motori. Cosa faccio? Vado a vivere in Italia. Perché l'Italia è l'Italia. Ed ha aperto un'azienda di tutto rispetto. Un'azienda italiana. Ok, il fondatore non è italiano, ma l'azienda è italiana. Tornando alla bellezza del paese, a livello architettonico, a livello naturalistico, a livello di biodiversità. L'Italia è il paese con il numero più elevato di siti ritenuti patrimonio dell'UNESCO. Quindi patrimonio non degli italiani, dell'umanità. Quindi se siamo bravi in qualcosa, certo, lo dobbiamo ai nostri genitori, perché ci hanno dato un'istruzione, ci hanno dato degli insegnamenti, ma lo dobbiamo anche a questo paese, perché è questo paese che ha creato menti illustri. Perché io credo che un Leonardo da Vinci, se fosse nato in un paese basta sia, non sarebbe stato Leonardo da Vinci. Tra l'altro Leonardo da Vinci è nato da una famiglia non proprio stabile, E allora, per favore, non guardate questa bandiera come il simbolo della Repubblica, perché qua allora potrei essere anch'io un po' arrabbiato. Guardate questa bandiera come simbolo di questo paese, come simbolo dell'Italia. Poi scusate, adesso sono un po' cattivello. Se siete tra quelli che si lamentano di questo paese, si lamentano di tutto, e si lamentano del vaccino, e si lamentano di quello che l'Italia fa, prendete la valigia, andate via. E vi garantisco che dopo qualche anno che sarete fuori da questo paese, la penserete come me. Nessuno vi tiene qua.
soprattutto se siete giovani, andate, fate delle esperienze fuori. Non importa se alla domenica non siete con la famiglia a mangiare i tortellini. Sì, sono belle cose anche quelle lì, però l'esperienza che vi potete fare in altri paesi non ha prezzo e amerete di più il vostro paese. Però, ahimè, devo ammettere che l'Italia ha anche tantissime cose negative. E non parlo della mafia, che la mafia tutto sommato anche quella lì ci dà un primato mondiale. Le cose negative siamo noi italiani. Quindi ora direte, ma come? Prima hai detto che l'Italia è l'Italia grazie agli italiani e adesso dici che il problema sono gli italiani? Purtroppo è così, perché tra l'italiano brillante e l'italiano mentecatto c'è un abisso. E ci sono tanti brillanti, ma ci sono anche tanti mentecatti. E allora voi direte, ma Manuel, credi che in altri paesi i mentecatti non ci sono? Sì, sicuramente ci sono anche in altri paesi, ma sembra che in altri paesi ci sia un filtro, tanto che non venga permesso ai mentecatti di entrare al governo. Nel nostro paese il filtro c'è, ma probabilmente lo hanno montato al contrario, nel senso che in Germania o comunque in un qualsiasi paese anglosassone o comunque del nord Europa, pare che quando il mentecatto arriva, qua c'è il governo, qua c'è il filtro, qua c'è il mentecatto. Arriva, c'è il filtro, no, te non puoi entrare. In Italia questo filtro lo hanno montato alla rovescia, quindi quando arriva il mentecatto viene aspirato, invece quando arriva la mente brillante viene respinta. Ecco allora che tanto sono fiero di essere italiano quando sono all'estero, che mi vedono come italiano, e tanto mi vergogno in certe occasioni, tipo quando devo andare in ambasciata in qualsiasi paese del mondo, in ambasciata italiana, perché lì è veramente da vomitare, si vede veramente l'inefficienza dello Stato. Quindi sì, in certi casi mi vergogno di essere italiano, in certi casi vorrei bruciare il mio passaporto italiano, ma solo per colpa di quei mentecatti che sono al governo. E non dico il governo da adesso, che non voglio parlare di politica, dico nei governi da sempre, destra, sinistra, centro, non c'entra niente. E poi quando si leggono certe notizie sui giornali che l'ex ministro della giustizia, cioè ministro della giustizia, del giusto, attualmente europarlamentare, quindi chi ci rappresenta in Europa, quando vedono lui dicono questo è l'italiano. Allora, che questo europarlamentare venga beccato in aeroporto al duty free a rubare un profumo di circa 100 euro, tra l'altro neanche un profumo italiano. A parte gli scherzi, non è neanche stata la prima volta e probabilmente neanche la seconda. E questo qua che adesso si arrampica sugli specchi dicendo no, ma è stato un malinteso, era al telefono qua e là, quando ci sono le telecamere che ti inchiodano. Ma vi rendete conto che figura ci facciamo? Ma allora mi viene da dire, adesso non voglio fare nomi perché non voglio fare politica in questo canale, quindi invento un nome di fantasia. Siamo nel bosco Frassino, caro Frassino, ma che cavolo fai? Ma prendi la valigia e scappa e non farti più vedere. Cioè almeno ruba 1 milione, 2 milioni di euro che ti cambi forse la vita. 100 euro? Rubi un profumo made in Francia da 100 euro? Frassino, tu non meriti di essere sotto questi colori. Poi, ancora, senza andare troppo indietro nel tempo, l'ex presidente della Camera dei Deputati, che, cioè, voglio dire, Camera dei Deputati è la terza carica più importante in una repubblica?
Diciamo che la prima è il presidente, la seconda è il prime minister e la terza è il presidente della Camera dei Deputati. Condannato, dico condannato, per riciclaggio. Lui e tutta la sua famiglia. Ora, te come ti chiamo? Andiamo negli ortaggi. Finocchio. Caro Finocchio, ma cosa fai? Ma non ti vergogni anche te? Ma ci hai sputtanato. E dire che tutto sommato io un tempo ti apprezzavo quasi, ti ritenevo quasi una persona seria. Mi hai solo dato conferma che siete tutti marci. Caro Finocchio, il tuo passaporto te lo dovrebbero cacciare su per il culo. Poi vabbè, oltre al cleptomane, oltre al mafioso, abbiamo anche l'analfabeta, abbiamo quello che in testa c'aveva solo questo, che per l'amor di Dio, però insomma, sei un certo esponente italiano, non sta bene, dai. Quindi vi prego, non fate l'errore di guardare questa bandiera e di pensare ai nostri politici. Questa bandiera è il simbolo del nostro bel paese. Cerchiamo di portarle rispetto. Pertanto oggi sono fiero di innalzare a Montemarzano questa bandiera con la speranza di aver fatto cambiare un po' idea a coloro che in passato hanno sputato su questi colori. Ricordatevi che l'Italia non è un piccolo gruppo di persone che ci governano. L'Italia è la bellezza italiana, è lo stile italiano e noi dobbiamo esserne fieri. Il nostro governo attuale o comunque quelli passati dobbiamo pensarlo come un piccolo tumore della nostra Italia e prima o poi anche questo tumore verrà curato. Io penso o mi piace pensare che le nuove generazioni pecchino un po' meno di ignoranza e quindi possano cambiare veramente quest'Italia. Ora ditemi voi un po' cosa ne pensate di quest'Italia. Scrivetelo nei commenti sotto, ditemi se non avete mai pensato di andarvene dall'Italia e ditemi perché non lo avete fatto. Io l'ho fatto. Vi lascio a queste bellissime note del nostro inno nazionale, il canto degli italiani, chiamato anche inno di Mameli, in onore di Goffredo Mameli. E le sue parole sono state messe in musica nel 1847 da Michele Novaro. Pensate, dobbiamo essere fieri anche del nostro inno nazionale che è sempre tra le top 10, tra i migliori 10 inni nazionali di tutto il mondo. Fiero di avere la mia bandiera nel mio bosco di Montemarzano.